Allora ragazzi, sono di nuovo qua, mi sto guardando il video documentario della tournée da bar, Shakespeare in Tour, quindi bar, circoli, locali notturni. Abbiamo fatto questo tour l'anno scorso tra Sardegna e Sicilia. Se la domanda è cosa ci fa un mercante di Venezia a Cagliari, e io dico probabilmente cerca del casu marzu. No, devo dire, la cosa bella che mi piace di quando faccio teatro è che porto spettacoli in giro, porto la cultura in mezzo a tutti voi, ma poi scopro luoghi, persone, cose eccezionali e non vedo l'ora di tornare a farlo dal vivo, il teatro, in mezzo a tutti voi, perché mi manca un sacco. Però detto questo, godiamoci la puntata perché veramente è tutta da gustare. Sigla! Shakespeare in Tour, los amigos del bar. Encontrarás ciudad tras ciudad. Shakespeare in Tour, los amigos del bar. Si tú no estás, te vendrán a buscar. Incredibile! Stasera proprio pensavo che non ce l'avremmo fatta, invece il pubblico c'è ed è contento. Sono contentissimo. Questa sera andiamo a Cagliari a fare il mercante di Venezia. Il testo mi piace un sacco. Poi c'è Shylock, che è uno dei miei personaggi preferiti. Pensate che lo ha fatto anche Al Pacino. Vabbè, sarà dura eguagliare questo mostro sacro, ma ce la metterò tutta. Ma non solo questo. Tiziano mi ha promesso che oggi mi porta a mangiare il casu marzu. Il casu marzu è impossibile da trovare, è un formaggio con i vermi vivi che saltano. Davide mi ha assillato per 10 giorni, dai lo trovi, ma come tu sei del luogo? Alla fine gli ho detto sì vai tranquillo, ma per ora non ho idea di dove recuperarlo. Dopo aver fatto la colazione del ciccione ci siamo messi in viaggio. Destinazione Cagliari, dove ci attendeva il bar in cui avremmo fatto spettacolo. Niente, siamo qui spersi nel nulla. Tiziano sta smuovendo tutti i suoi contatti per recuperare questo casu marzu. Ma non è una cosa semplice, è una cosa quasi semiclandestina. Lo fanno solo pochi pastori e dentro ci sono i vermi ancora vivi che lo rendono molto morbido e molto saporito. Nelle versioni più pregiate del casu marzu addirittura si dice che i vermi saltino da una parte a quell'altra. Se Tiziano lo riesce a trovare, sono l'uomo più felice del mondo. Stasera a Cagliari andiamo a fare il mercante di Venezia. Storia eccezionale, mi piace tantissimo Shylock, l'ebreo, che chiede questa libbra di carne al mercante Antonio, no? E poi effettivamente Antonio non riesce a rendere i soldi a Shylock e lui deve dare una libbra di carne a Shylock. Se l'avesse scritto in Sardegna, Shakespeare avrebbe fatto probabilmente una libbra di casu marzu, io questo non lo so. Però ecco, anche nel mercante di Venezia c'è una sorta di strana caccia al tesoro e praticamente c'è questa lotteria, ci sono 3 scrigni, bisogna scegliere quale aprire, poi quando si apre lo scrigno, dentro se si trova 1 chilo di casu marzu allora poi si può sposare la fanciulla. No, non so se sto scherzando, non è il casu marzu, in realtà dentro c'è il ritratto di Porzia. Comunque, insomma, c'è sempre un intrigo, una lotteria amorosa. Tiziano, ci siamo con questo casu marzu? La caccia al tesoro alla ricerca del pastore sardo si faceva lunga, così abbiamo deciso di andare a Cagliari, dove avremmo preso stanza per passare la notte. Al centro del Golfo degli Angeli, nella costa meridionale della Sardegna, si affaccia Cagliari. Nota per il castello, uno splendido quartiere fortificato al di sopra della città, e per il clima, tipicamente mediterraneo, Cagliari è il capoluogo della Sardegna ed è un luogo affascinante e dalla storia millenaria. Allora ragazzi, pronti? Andiamo alla ricerca del pastore casu marzu. La caccia al tesoro continua. Ma quale casu marzu? Io me ne vado al mare. Buone avventure culinarie. Ciao! Davide si è fissato. Io me ne sono andata in spiaggia e ciao casu marzu. Posto, Poi là, ho trovato il casu marzu, sei contento? Ma veramente l'hai trovato? Mi raccomando, non impressionarti però. Mio zio è riuscito a trovare finalmente una forma di casu marzu e mi ha spedito da un suo amico pastore le sue ovile. Il casu marzu è un formaggio tipico sardo dal particolare processo di fermentazione. Molto morbido, cremoso e saporito, è conosciuto anche come formaggio con i vermi, poiché la sua morbidezza è dovuta alla colonizzazione da parte delle larve di mosca casearia. Sto
bene? Davide, piacere. E quindi questo è il famoso casu marzo. Caso Marzo, caso atto. Bello, guarda, i vermi come saltano, cavolo. Di qua perché stanno saltando. Ma qua chef Rubio ci fa una pippa veramente. Buono. Buono, sì. A differenza di quello che si pensa, è molto più delicato del previsto. Ha un sapore, un'esplosione di gusto. Il pastore sardo da cui mi ha portato Tiziano è un tipo veramente molto gentile. Continua a offrirmi da bere e da mangiare e nel mentre mi racconta la storia di questo particolare formaggio sardo. Il problema è che lo fa in dialetto stretto. La lavorazione viene tatto normale, un caso atto normale. In poche parole è un formaggio, un semicotto e questa mosca casina va a deporre delle uova. Sì, dentro diventa una crema. Una crema e poi. È storica, diciamo che esiste da... Storica che esiste una antichissima. Ma perché saltano i vermi? Perché sono vivo, Perché sono vivi, no? Certo. Ma è raccomandazioni, come si mangia, come se non si mangia? Dipende dal gusto. Uno lo mangia solo di gai e uno lo mangia un'insalata, qualche tomata, un pacco della tucca. Per fortuna che c'era Tiziano il quale traduceva perché non capivo nulla di quello che il pastore mi stesse raccontando. Diciamo, mangia. Si mangia? Sì. E allora ne mangio un altro pezzettino, se poi a me piace molto. Sapore intenso, sapori forti, salti in bocca alla sarda. Io non l'ho mai mangiato e non avevo minima idea di assaggiarlo con tutti quei vermicelli che saltavano, sembrava di essere al negozio delle esche vive. Con grande dispiacere abbiamo salutato il contatto di Tiziano e ci siamo diretti a recuperare Irene per andare poi a far spettacolo. Anche se il pastore sardo, a dirla tutta, voleva continuare a fare festa. Era meglio 2 minuti qua, ci beveva una birra fresca. Sarebbe bello, ma purtroppo dobbiamo scappare che abbiamo spettacolo questa sera. L'anno prossimo, se capita, lo facciamo come... Facciamo qua lo spettacolo, William Shakespeare. Quando stiamo tornando le pecore lo facciamo. Ci sto, lo faremo. È stata un'esperienza unica. Alla prossima. Oh, grazie Tiz che mi dai il cambio, veramente ero bollito, non ce la facevo più a guidare. Pronto? Matteo! Oh, non ci crederai mai quello che ho appena mangiato. Robe pazzesche, ma veramente, Sì, dimmi. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire un cortocircuito al bar? Perché come facciamo? Dobbiamo fare spettacolo stasera. Ragazzi, me la ricordo, è come quella telefonata. Praticamente mi chiamano e improvvisamente viene fuori che il locale in cui dovevamo fare spettacolo, sembrava che lì fosse saltata la corrente. Ecco, ora, non so se la cosa fosse vera, però sicuramente quello che sembrava saltare era la nostra serata di spettacolo. E qui lo voglio dire, noi lavoratori dello spettacolo, ragazzi, siamo sempre appesi a un filo, cioè facciamo il lavoro precario per eccellenza, sappiatelo, Tra l'altro, la domanda è, ma noi siamo riusciti poi a fare spettacolo, siamo riusciti a portare il nostro Shakespeare in tour anche per quella data, a conquistare il pubblico? Per sapere se ce l'abbiamo fatta dovete seguire il prossimo episodio, per cui un bel like sull'account Facebook, Instagram, soprattutto YouTube. Seguiteci che con noi William Shakespeare è sempre in tour. Ciao! Shakespeare in tour, los amigos del bar. Encontrarás ciudad tras ciudad. Shakespeare in tour, los amigos del bar. Si tú no estás, te vendrán a buscar.